In questo video analizziamo Lama dei Peligni in Abruzzo per capire se è un bel posto dove vivere. La nostra guida Dove vivere in Italia non ha scopi turistici, ma l'obiettivo di analizzare in modo oggettivo la reale vivibilità dei piccoli comuni, luoghi adatti per chi vuole lasciare un grande centro urbano e trovare una qualità della vita migliore. Non analizziamo gli aspetti turistici dei luoghi visitati e questo video ne è un perfetto esempio. A Lama dei Peligni era una giornata di pioggia e chi si limita a considerazioni superficiali può trovare l'atmosfera un po' triste. Però nella realtà non c'è sempre il sole e se vuoi davvero trovare un posto dove vivere bene in Italia, devi considerare che ci saranno anche giorni di pioggia. Però non può piovere per sempre e lo vedrai in questo video. Lama dei Peligni si trova in provincia di Chieti, nel cuore del Parco Nazionale della Maiella, a 650 metri di altitudine. La vocazione del territorio è un connubio tra agricoltura di montagna e turismo naturalistico-scientifico, poi lo vedremo meglio. Ci sono tutti i servizi di base, così come alcune botteghe storiche. Ci sono farmacia, ufficio postale e tutto quello che serve per garantire l'autonomia del borgo. A Lama dei Peligni oggi ci sono circa 1045 abitanti e, come tutti i piccoli comuni delle aree interne, soffre di un costante spopolamento. Basti pensare che negli ultimi 25 anni ha perso circa il 30% degli abitanti. Esiste però un buon dinamismo associativo che tutela le tradizioni e poi ci sono anche elementi del patrimonio storico-culturale che vengono sfruttati come opportunità economica. Un esempio è dato dalla sfogliatella di Lama dei Peligni. Inoltre c'è un progetto molto importante di cui il comune fa parte, cioè Aventino Valle della Biodiversità, che può diventare uno dei motori trainanti dell'intero territorio. Te ne parla tra poco Chiara. Attraversando il borgo si può percepire l'anima di pietra della Maiella. L'architettura è sobria, dominata dalla pietra calcarea locale. Il tessuto urbano è un mix tra vicoli stretti tipicamente medievali e piazze più ariose che aprono la vista verso le vette. Lo stato di conservazione e il decoro urbano sono buoni. Il comune offre un'immagine di ordine, tipica di un borgo che ha saputo integrare le ricostruzioni post-belliche con il nucleo storico. Per approfondire tutti i dettagli su Lama dei Peligni, dai collegamenti ai prezzi delle case, dalla copertura della fibra alla percentuale di raccolta differenziata, scarichi il report dove trovi anche la posizione raggiunta da questo comune nella classifica dei migliori posti dove vivere in Italia. Ti ricordo che questa classifica analizza vivibilità, evoluzione, vitalità ed è basata sull'analisi di centinaia di parametri oggettivi, pubblici, che abbiamo misurato, non su opinioni personali. Guarda il report, il link è nella descrizione qui sotto, e poi fammi sapere cosa ne pensi. Adesso voglio farti vedere il centro di conservazione della biodiversità vegetale. Mi chiamo Barbara, sono una guida ufficiale del parco e lavoro per la Maiella Coop, Cooperativa Maiella, che sta su questo territorio dal 1988. Dal 2003 noi siamo anche un centro di educazione ambientale e ci occupiamo di organizzare attività di conoscenza del territorio, sia dal punto di vista turistico che didattico. Qui siamo all'interno della Banca del Germoplasma, che è un centro di studio e ricerca del Parco Nazionale Maiella. Qui ci sono proprio gli uffici del parco con i laboratori dove esperti, naturalisti, biologi si occupano proprio di ricerca, studio e conservazione di specie autoctone, proprio per la conservazione a lungo sul territorio di queste piante che in caso contrario alcune di queste rischierebbero l'erosione genetica. Quindi per questo motivo il parco si è attivato con l'istituzione appunto di questo luogo che è un luogo d'eccellenza, è proprio un centro d'eccellenza del nostro territorio. Sono Francesca Tantalo, sono una biologa ambientale e sono una collaboratrice del Parco Nazionale della Maiella. Mi trovo qui a Lama dei Peligni nella Banca del Germoplasma, che è un centro di conservazione della biodiversità vegetale messa in atto soprattutto con la conservazione dei semi di specie selvatiche e varietà agronomiche del territorio e anche un centro di ricerca perché appunto mettiamo in atto anche ricerca soprattutto appunto sulle specie del nostro territorio. Qui ci troviamo nell'ambiente del laboratorio
dove c'è diversa strumentazione che viene utilizzata appunto per protocolli di germinazione, osservazione dei semi, ovviamente bilance per poter pesare il lotto di semi in ingresso all'interno della banca. Ovviamente la premessa è che la conservazione che viene messa in atto all'interno di questa struttura è principalmente una conservazione a lungo termine, che quindi porta al congelamento dei semi. Abbiamo altra strumentazione, anche qui abbiamo il pH-metro per la preparazione dei terreni di coltura in vetro, e invece in quest'altra stanza abbiamo strumentazione legata ai germinatori, in cui possiamo appunto mettere in atto queste prove di germinazione, questi test, che possiamo quindi impostare con temperature prestabilite, ore di luce, ore di buio, a simulare quelle che possono essere le condizioni ambientali. E poi abbiamo anche tutta quella strumentazione legata alla pulizia dei semi, che è una pulizia principalmente manuale, però quando possibile ci aiutiamo anche con altro materiale. Sì, queste sono diciamo, germinazioni di Vitis vinifera, quindi della vite, di 2 varietà, e sono state fatte nascere grazie ad un protocollo di germinazione apposito, che poi ha consentito il passaggio dalla condizione in vitro alla condizione in vivo. E stiamo aspettando, ecco, che crescano un altro po' per poterle poi travasare in vasi più grandi. Al piano di sotto abbiamo quello che noi definiamo il caveau, cioè in sostanza dove conserviamo effettivamente i semi, sia delle specie selvatiche che delle varietà agronomiche. Dicevamo prima, la conservazione a lungo termine avviene tramite congelamento dei semi. Per le specie agronomiche utilizziamo il sottovuoto come tipo di conservazione, sempre a meno 20, meno 25 gradi di temperatura. Per le specie selvatiche che invece hanno dei semi più piccoli, diciamo, la conservazione di queste viene gestita all'interno di provette in vetro. Prima però del congelamento, una fase delicata e importantissima è la disidratazione dei semi, che avviene all'interno di una camera di deidratazione a temperatura e umidità controllata, e quindi dopo un certo periodo, legato anche alla dimensione del seme, si ha la disidratazione del seme. Ovviamente questa fase viene monitorata fino a quando i semi non sono pronti, hanno diciamo perso il loro contenuto di acqua, e sono pronti quindi per la fase successiva di congelamento. Qui abbiamo uno dei congelatori all'interno del quale appunto abbiamo la conservazione dei semi. Da questa parte in vetro conserviamo, quindi all'interno di vials, provettine, i semi di specie selvatiche, e invece all'interno di queste buste messe sotto vuoto abbiamo la conservazione delle varietà agronomiche, che occupano uno spazio maggiore e quindi hanno bisogno di una conservazione di questo tipo. La conservazione che viene messa in atto all'interno di questa struttura della banca del germoplasma, ma in realtà appunto all'interno di tante banche del germoplasma, ce ne sono diverse sul territorio nazionale, ce ne sono moltissime ovviamente su tutto il pianeta, è una conservazione a lungo termine. Questa conservazione viene fatta sia per poter in qualche modo avere un serbatoio da cui attingere in caso di necessità, quindi nel caso in cui magari una data specie anche localmente è prossima all'estinzione, e quindi anche con operazioni legate al ripopolamento o reintroduzione di specie proprio nel contesto naturale. E per quanto riguarda le varietà agronomiche, spesso rappresenta una ricchezza, appunto sempre un serbatoio da conservare per poter far sì che magari quella varietà
limitata nella sua coltivazione sul territorio, possa avere una diffusione sempre localmente un po' più ampia, con una ridistribuzione di quei semi, quindi a favore, insomma, dell'agricoltura sostenibile del nostro territorio. Di questa cassettiera abbiamo quelle che sono le raccolte per l'Index Seminum, che viene fatto annualmente, e ci sono appunto le raccolte, viene effettuata questa raccolta di semi all'interno dei 2 giardini botanici del Parco della Maiella, uno qui a Lama dei Peligni e un altro a Santa Eufemia a Maiella, e anche delle raccolte di semi di specie in natura. E queste raccolte vengono riorganizzate all'interno di un elenco che viene poi pubblicato ed è utile per quelli che sono gli scambi nei diversi giardini e orti botanici, anche al di fuori del contesto nazionale, e anche ovviamente per scopi di ricerca con università, eccetera. Molto interessante, è un po' come fanno alle Svalbard. Poi ho chiesto a Barbara cosa significa per lei vivere qui. Siamo anche molto felici, ecco, di stare qui ai piedi di questa montagna. Qui si vive bene, la qualità della vita è superiore, l'aria è buona, non c'è troppo traffico. Per muoverci andiamo principalmente a piedi. Per me, personalmente, vivere qui è, insomma, è una scelta che io ho fatto anni fa e sono felice, la porto avanti. E qui ho costruito la mia famiglia, e anche se mia figlia deve viaggiare tutti i giorni per raggiungere la scuola, questo non implica insomma, un cambio di idee rispetto alla scelta che uno ha fatto. E qua sceglie di stare qua, l'opportunità se le può trovare anche a quello che il territorio stesso può dare, a partire da aziende locali importanti che si trovano su questo territorio, e per finire anche sulla possibilità di fare il lavoro da remoto. E poi insomma, io penso che ognuno, in base agli studi e le competenze che ha acquisito, c'è la possibilità, insomma, di fare diverse cose, come anche aprire un'attività commerciale all'interno di un paese, uno di qualsiasi paese del nostro territorio. Come avevo accennato all'inizio, e come vedi, non può piovere per sempre. Adesso ascoltiamo Chiara Scirè che ci parla del progetto Aventino Valle della Biodiversità. Davanti a questo arcobaleno, in una giornata che potrebbe essere definita grigia, è stato un tour de force, tra virgolette, di 2 giorni per vedere alcuni paesi della Valle della Biodiversità, questo progetto a cui tutti teniamo. Nei paesi dove siamo andati in questi 2 giorni abbiamo visto tanta aggregazione, tanta serenità, tanta voglia di fare e soprattutto tanta complicità. Con la Valle della Biodiversità è qualcosa che nasce da circa 1 anno a questa parte e che quasi quotidianamente si sta portando avanti affinché sia un progetto pilota delle aree interne. E è un progetto identitario che accomuna biodiversità naturale, biodiversità storica, culturale, biodiversità popolare delle tradizioni. È un concetto comune di identità, perché anche se sembra scontato, fare comunità tra tanti paesi è oggi forse l'unica soluzione per dare identità al territorio e per essere ancora più forti anche dal punto di vista politico. Quando si parla di montagna, quando si parla di legge sulla montagna, quando si parla di aree interne, è un conto viverci, è un conto è parlarne o sentirne parlare. Quindi solo chi vive questi territori, chi c'è nato, può capire sia le bellezze ma anche le tante difficoltà. E questo progetto è un modo per provare a superare qualche difficoltà e per cercare di andare tutti uniti verso tutto ciò che la Maiella propone, sia a livello naturalistico che a livello antropologico che a livello culinario, ecco.
Per non perdere le analisi di altri piccoli comuni italiani, iscriviti al canale YouTube e non dimenticare un like, un hype e la condivisione su altri social per far conoscere la vita reale nei piccoli comuni italiani. E se vuoi che analizziamo anche il tuo comune, guarda questo video e poi contattami.